buona giornata. Oggi abbiamo un ospite, giovane di età, ma grande professionista. Sicuramente è la figura di riferimento insieme a molti altri chef di territorio. Lavora in un posto o meno, in un luogo o meno, a Madonna di Como, ristorante Il Pilone, locanda del Pilone. Gallo Federico, che ci prepara una visione territoriale di prodotti, ma con un aspetto molto molto personale. Grazie Federico. Grazie mille, buongiorno a tutti. Il tonno di coniglio, quindi una ricetta della tradizione vera e propria, rivista leggermente con alcuni ingredienti anche della vicina Liguria. Certo. E quindi procediamo. Sicuramente. Tonno di coniglio. Tonno di coniglio. Per il tonno di coniglio andiamo ad utilizzare le cosce, certo. In questo caso un pochettino più saporite. Le andiamo a disossare, tenendo poi da parte ovviamente poi tutte le ossa, se vogliamo fare un fondo bianco, certo. Esatto. Allora, a questo punto prendiamo la nostra bilancia e saliamo all'1% il coniglio. Ok. Lo saliamo all'1% così da dargli gusto, ma da non prevaricare comunque il sapore del prodotto stesso. Diciamo che la classica conserva, no? Senza essere però una conserva. Esatto. Ti ricorda quel sapore lì, ma tendenzialmente non è quella. Sono all'incirca 400 grammi, quindi saranno 4 grammi di sale. 4 grammi di sale. Una busta sottovuoto. Lo andiamo a sovrapporre, okay, in modo tale che ci rimanga un pochettino più alto, perché dopo la cottura lo andremo ad affettare. Ok. Ad affettare in modo tale che ricordi... Fai una millefoglie. Faccio una millefoglie di coniglio. Andandolo ad affettare dopo gli daremo il ricordo di sfilacciamento, esatto, che si faceva con il tonno di coniglio in tradizione. Certo. 65 gradi per uno spessore del genere all'incirca 35-40 minuti. Benissimo. A questo punto ci prepariamo per la crema d'aglio dolce che andrà ad accompagnare il coniglio. Quindi questo è un aglio fresco bellissimo, nuovo, sì. Esatto. Sicuramente non avrà anima, certo, però per sicurezza lo andiamo a controllare, così da privarlo nel caso in cui appunto ci sia l'anima che rimane indigesta. Appunto non ha anima, quindi andiamo soltanto ad accertarcene su tutti. Più che altro lo tagliamo anche a metà, in modo tale da fare una cottura leggermente più veloce. Ora possiamo preparare noi lo chiamiamo il caglio di limone. Ok. In realtà è semplicemente un limone che viene passato all'estrattore intero, soltanto privandolo del nocciolo. Sì. Dei noccioli, perché quindi tieni la polpa, la buccia e anche la parte amara bianca. Perfetto. L'acidità della polpa va a contrastare l'amaro del bianco. Sì. E questo fa sì che si formi una sorta di caglio. Okay. Lasciandolo in frigorifero, ma non serve molto, un quarto d'ora, 20 minuti, si nota già che inizia a modificarsi e diventare gelatinoso. Ok. Quindi. Sì, il gel nasce proprio dalla struttura della polpa bianca. Sì. Quindi questo viene passato all'estrattore. Ok. Le nostre olive dobbiamo semplicemente
scolarle, ok, privarle del nocciolo e tagliarle a pezzettini. ok. Sono quelle che andranno a darci sicuramente una nota equivale a un trito quello che fai? un po' più grossolano, okay. Un po' più grossolano, così che si veda e che dia anche una componente un pochettino più masticabile. Certo. Bene, così possiamo metterlo lì. Perfetto. Benissimo. E anche questo è Ecco, pronto. questo è fatto. Ci spostiamo in cottura. Sì. Ti serve una casseruola piccola? Una casseruola piccola, sì. Per cuocere l'aglio? Sì. A freddo mettiamo l'aglio E il latte. e il latte. Il latte a coprire l'aglio. Eccoci. In modo tale che scaldandosi perda il suo... La forza, La diciamo. forza, esatto. Quello di Dio. Perfetto. Io lo metto sempre, A faccio metà. lavorare a basso, Sì. piano, in modo tale che appunto abbia più tempo per disperdere la sua lasciare forza. la Sì. parte aromatica. Esatto, e dopodiché lo andremo a sbollettare quelle 3-4 volte a seconda che sia anche cotto l'aglio. Bene. Per poi poterlo frullare bene. Intanto ti preparo uno chinois a rete per poterlo filtrare e un'altra casseruolina di fianco. E poi possiamo lavorare sul limone già. Possiamo lavorare sul limone. Ok, quindi estrattore. Quindi estrattore, mettiamo il nostro limone Intero così, a fette. Sì, esatto. Quindi questo latticello di limone. Questo latticello di limone ora lo mettiamo a raffreddare, a conservare in frigorifero aspettando la fine della ricetta, in modo tale che appunto si modifichi. Come tanti cuochi anche tu usi pochi ingredienti in un piatto. L'essenziale, cerco ovviamente di pulire il più possibile il piatto per concentrarne i gusti. L'aglio sta arrivando a bollore, a questo punto lo andiamo a filtrare. E dopo aver filtrato, io lo sciacquo anche sempre velocemente sotto l'acqua, in modo tale che si pulisca bene. Lo andiamo a rimettere sul fuoco, sempre con latte nuovo. Con latte nuovo, sempre partendo da freddo. Ecco, soltanto a coprire. Allora, l'aglio è arrivato all'ultimo passaggio. Perfetto. Quindi l'abbiamo sbollentato 4 volte perché era un pochettino, aveva bisogno di un'ulteriore cottura. Lo andiamo a scolare per l'ultima volta e a questo punto, dopo averlo sciacquato, il latte di cottura non ti serve più. Il latte di cottura non mi serve più. Ti serve il pentolino nuovo. Sì. Per fare l'ultimo passaggio. Esatto. Eccolo quello qua. Vero e proprio della crema all'aglio. Ok. A questo punto io vado a pesare l'aglio, okay, che ha perso comunque parte del suo peso. Sì. Vado ad aggiungere la stessa quantità di panna. Il peso dell'aglio in panna. Pari peso dell'aglio in panna. E il doppio del suo peso dell'aglio, il doppio del peso dell'aglio, il latte. Il latte. Sì. Che diventa quindi il doppio della panna. Sì. Benissimo. Andiamo ad aggiungere una presa di sale. Ok. Lo mettiamo sul fuoco. Deve arrivare a bollone pieno. Sì. In modo che sia proprio quasi un inizio di riduzione. Esatto.
Ci spostiamo. Ok. Nel bicchiere del nostro benissimo. Ecco che si sprigiona. E andiamo a formare la salsa. Molto bene. E non deve più cuocere poi. E non deve più cuocere, deve soltanto essere scaldata leggermente poi al momento del servizio. Dallo pure a me. Grazie mille. Il coniglio è pronto, ecco, finito di cuocere in questo momento. Quindi lo leviamo dal forno e lo andiamo a mettere in abbattitore in positivo, così da raffreddarlo velocemente. Il nostro coniglio è freddo. Lo apriamo. Ecco, vediamo che la cottura è una cottura molto, molto arrosa, sì. Così per preservarne i succhi. Ok. Rimane morbido. Rimane molto morbido. Lo asciughiamo solo leggermente. Sì. Ed ecco che lo andiamo a... Quindi lo sfilacci in realtà non lo sfilacci. Lo sfilaccio non lo sfilaccio, lo... Fai una julienne fine. Esatto. Si vede già che è morbidissimo. Sì. Ovviamente quello che poi andremo a fare è soltanto scaldarlo leggermente. Per dargli una temperatura. Sì. Ma lo potresti tenere anche in temperatura ambiente? Temperatura ambiente sarebbe perfetto, diciamo, okay. Che io lo mangio così. Ok. Ok. 70 grammi precisi. Questo lo lasciamo lì e andiamo quindi a impiattare. Lo rigeneri in forno? Lo rigenero in forno, quindi... Ok. Un po' di pellicola? Un po' di pellicola. Lo rimettiamo in forno a vapore. Ok. Lo porti a 60 gradi, temperatura di servizio. Esatto. Scaldiamo le nostre salse. La crema all'aglio che abbiamo preparato prima e un po' di fondo di coniglio. Benissimo. Una crema all'aglio che rimane abbastanza fluida, non è proprio densa. No, non è densa, ma volutamente, così da impregnare bene il coniglio. Ok. A questo punto, mentre si riscalda il coniglio, andiamo a posizionare un po' di crema all'aglio. L'allarghiamo. Fai un velo? Sì. Benissimo. Il nostro caglio di limone, se così vogliamo chiamarlo. Ecco, diciamo che sì, coagula. Diciamo, sì. E ne andiamo a mettere un pochettino. Deve essere una parte aromatica ma senza essere invasiva. Esatto, quindi cerchiamo di non esagerare. A questo punto il coniglio. Tiriamo fuori il coniglio. È già giusto di sale ovviamente perché l'hai salato prima. Quindi andiamo a cercare di sfruttare tutto il piatto. Iniziamo col mettere delle foglioline di maggiorana che sta molto bene con il coniglio, che gli dà anche questa un leggero una gusto. Freschezza e un'aromaticità, oltre che avere il profumo tipico delle erbe aromatiche, no? Sì. Le nostre olive, il fondo di coniglio.
terminiamo con dei germogli di pisello che, oltre a dare un po' di movimento al piatto, mi servono proprio per dare quella nota di freschezza in più in bocca e di erbaceo, proprio, che va a contrastarmi comunque un pochettino quello che è se non la tendenza al dolce del piatto.